Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Diezime, ricordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA. Ultimo aggiornamento. 29 novembre 2021. Cosa diezime? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere diezimi durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cosa diezime? Diezime ha un farmaco a base del principio attivo cefodizima sale bisodico, appartenente alla categoria degli antibatterici cefalosporinici e nello specifico cefalosporine di terza generazione. È commercializzato in Italia dall'azienda Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA. Diezime può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Diezime 1G/4 ml Polv. Per Soluz. Iniet. 1 Flac. Più 1 F-Solv. 4 ml. Diezime 1G/4 ml Polv. Per Soluz. Iniet. Per uso immunoflac. Più 1 F-Solv. 4 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA. Ricetta. OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo. Cefodizima sale bisodico. Gruppo terapeutico. Antibatterici cefalosporinici. Forma farmaceutica. Polvere. Indicazioni. Diezime di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da gram negativi difficili o da flora mista con presenza di gram negativi resistenti ai PA comuni antibiotici. In particolare la specialità trova indicazione nelle suddette infezioni in pazienti defedati e o immunodepressi. Posologia. Diezime va somministrato per via parenterale, IMV, dopo essere stato sciolto con l'accluso solvente precisamente 1G in 4 ml di acqua per preparazioni iniettabili, IMV 1G in 4 ml di soluzione di lidocaina cloridrato 1% in acqua per preparazioni iniettabili, per esclusivo uso intramuscolare. Si consiglia di impiegare sempre soluzioni preparate al momento. La dose e la via di somministrazione vanno scelte a seconda del tipo di infezione, della sua gravità, del grado di sensibilità dell'agente patogeno, delle condizioni e del peso corporeo del paziente. Salvo diversa prescrizione medica, devono essere impiegati i seguenti dosaggi. Indicazioni. Dosaggio unitario. Intervallo. Dosaggio giornaliero. Infezioni non complicate delle basse vie urinarie nelle donne. 1, 0, 2, 0 G. Dose singola. 1, 0, 2, 0 G. Altre infezioni delle alte e basse vie urinarie. Trattamento standard. Dosaggio massimo. 1, 0, 2, 0 G. 2,0 G. 24 ore. 12 ore. 1, 0, 2, 0 G. 4,0 G. Infezioni delle basse vie respiratorie. Trattamento standard. Dosaggio massimo 1,0 G, 2,0 G, 24 ore, 24 ore, 1,0 G, 2,0 G. Gonorrea. N. Gonorrea producente penicillasi 0,25 G, 0,5 G. Solo 1 dose, 0,25 G, 0,5 G. Adulti. La posologia di base è di 1, 2 G al giorno in 1 o 2 somministrazioni, per via intramuscolare o endovenosa, salvo diversa prescrizione medica. Dosi fino a 6 G/die sono state ben tollerate. Adulti con insufficienza renale. La prima dose di cefodizime, in pazienti con insufficienza renale, è identica a quella somministrata nei pazienti con funzionalità renale normale. Per i trattamenti successivi la dose giornaliera deve essere ridotta come segue. Clearance della creatinina. Creatinina sierica. Dose giornaliera 10-30 ml/min 5, 2, 2, 5 mg/dl 1, 0, 2, 0 G 10 ml/min 0, 5, 1, 0 G. La clearance della creatinina può essere calcolata sulla base dei livelli sierici di creatinina utilizzando la formula nota come equazione di Cook-Croft. Uomini. Clearance della creatinina, ml/min, uguale peso corporeo, kg, x, 140, età, in anni, 72 x creatinina sierica, mg/dl, donne.
Moltiplicare il totale dell'equazione ottenuto per gli uomini per 0,85. Dialisi. Dopo la dialisi devono essere somministrati da 0,5 a 1,0 g di cefodizimi poiché a copyright i livelli sierici vengono ridotti dall'emodialisi. Pazienti con insufficienza epatica. Non ha necessario alcun aggiustamento della posologia. Pazienti anziani. Un aggiustamento della posologia è necessario solo quando la funzione renale è alterata. Modo di somministrazione. IM. I contenuti di un flacone di cefodizimi da 1G vengono sciolti in 4 ml di acqua per preparazioni iniettabili ed iniettati in profondità nella muscolatura del gluteo. Il dolore derivante dall'iniezione intramuscolare può essere prevenuto sciogliendo il cefodizime nel corrispondente volume di soluzione di lidocaina all'1%. Comunque, se ricostituita in lidocaina, l'iniezione intravascolare deve essere assolutamente evitata. EV. I contenuti di un flacone di cefodizimi da 1G vengono sciolti in 4 ml di acqua per preparazioni iniettabili ed iniettati molto lentamente, per un periodo di tempo da 3 a 5 minuti, direttamente in vena oppure iniettando la soluzione nella parte distale del deflussore dopo averlo chiuso. Se necessario, cefodizimi può essere iniettato per infusione endovenosa breve. I contenuti di un flacone di cefodizimi da 1G devono essere sciolti in 40 ml di acqua per preparazioni iniettabili o in una delle comuni soluzioni per infusione, per esempio glucosio 5%, nacro 0,9%, ringellattato, e poi infusi per un tempo da 20 fino a 30 minuti. Fino a quando non sarà stata fatta ulteriore esperienza, cefodizimi non deve essere usato con altre soluzioni per infusione. Cefodizimi non deve essere miscelato con altri antibiotici nella stessa siringa o con altre soluzioni per infusione. Questo si applica specialmente agli aminoglicosidi. La soluzione di cefodizime deve essere somministrata immediatamente dopo la sua preparazione e non deve essere conservata per più di 6 ore a temperatura ambiente. Durata del trattamento dipende dalla risposta del paziente. La terapia dovrebbe comunque essere continuata almeno fino a 3 giorni dopo lo sfebramento e la scomparsa dei sintomi. Una singola dose di cefodizimi è solitamente sufficiente per trattare la gonorrea e le infezioni acute non complicate delle basse vie urinarie nelle donne. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo, alle cefalosporine, vedere paragrafo 4 o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Esiste la possibilità di sensibilizzazione crociata in pazienti ipersensibili alle penicilline. Per forme farmaceutiche contenenti lidocaina. Ipersensibilità nota alla lidocaina o ad altri anestetici locali di tipo amidico. Blocco cardiaco in assenza di pacemaker. Insufficienza cardiaca severa. Somministrazione endovenosa. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. I dati riguardanti l'efficacia e la sicurezza nella popolazione pediatrica sono limitati, quindi cefodizimi non è raccomandato per l'uso nei bambini. Reazioni anafilattiche. La prescrizione di cefalosporine necessita di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non è stata osservata, durante gli studi clinici, alcuna reazione del tipo di sulfiram durante la somministrazione contemporanea di cefodizimi con alcol. La somministrazione contemporanea di probenecid prolunga il tempo necessario, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere diazimi durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere diazimi durante la gravidanza e l'allattamento? Cefodizimi attraversa la barriera placentare. Anche se studi sperimentali effettuati sugli animali non hanno messo in evidenza un'azione tossica per il feto, diazimi non deve essere utilizzato durante la, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. In caso di reazioni avverse come encefalopatia, che può includere convulsioni, confusione, alterazione della coscienza, disturbi del movimento, i pazienti non devono usare macchinario o guidare veicoli. Effetti indesiderati. Classificazione delle frequenze attese. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Segni e sintomi. In caso di somministrazione di antibiotici lattamici, incluso cefodizime, esiste il rischio di encefalopatia, che può includere convulsioni, confusione, alterazione della coscienza, disturbi del movimento, in particolare in caso di sovradosaggio o compromissione renale. Fino ad oggi non ha disponibile alcuna esperienza clinica con sovradosaggio di cefodizime. Trattamento. I livelli sierici di cefodizime possono essere ridotti con dialisi peritoneale o con emodialisi. Non esiste un antidoto specifico. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica.
Antibatterici, cefalosporine, codice ATC. Ilunga 01DD09. Il cefodizime è caratterizzato da ampio spettro di attività ed elevata resistenza alle beta-lattamasi. Attività antibatterica. Il cefodizime risulta attivo nei confronti, proprietà farmacocinetiche di enzime, somministrato per via intramuscolare, ha una biodisponibilità vicina al 100%. Indipendentemente dalla via di somministrazione l'emivita plasmatica terminale ha di circa di 4 ore. Dosi singole di 1G, dati preclinici di sicurezza. Somministrato per via EV, nel topo e nel ratto, il cefodizime presenta una DL50 rispettivamente di 7200 e 8200 mg/kg. Nel coniglio e nel cane sono state ben tollerate fino, elenco degli eccipienti: fiala solvente, acqua per preparazioni iniettabili. Fiala solvente per la preparazione di enzime 1G/4 ml per uso intramuscolare. Acqua per preparazioni iniettabili e lidocaina cloridrato all'1%. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di dienzime a base di cefodizima sale di sodico sono: dienzime. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.